suono è sempre un capitolo molto importante, sia per il sassofonista che per il clarinettista. Ci sono infatti diversi esercizi che aiutano a migliorare la qualità del suono. Poi, il tempo di studio e la cura dei dettagli fanno il resto. Ma se bastasse fare solo 2 esercizi per avere un suono meraviglioso sarebbe facile. Forse troppo facile. In questa pillola ti indico un esercizio che in questi oltre 20 anni di insegnamento per me è una pietra miliare. Ciao! Sono Emanuela e sono una clarinettista e sassofonista professionista. Insegno alle persone a suonare sax e clarinetto partendo anche da zero e con percorsi di coaching seguo persone che vogliono migliorare la loro performance e le loro competenze per procedere con maggiore sicurezza e autonomia. Iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle nuove uscite e contenuti pensati apposta per te. E quando mi farai una donazione con il super grazie, la tua donazione verrà messa in evidenza ed inoltre avrai la possibilità di accedere a contenuti live direttamente con me, come ad esempio webinar o linee di domanda e risposta. Molto spesso mi arrivano in studio persone o richieste per lezioni online una tantum di persone che vogliono migliorare il loro suono. E uno dei primi esercizi che insegno a queste persone è un esercizio che in oltre 20 anni di insegnamento, secondo me, come dicevo all'inizio, è una pietra miliare ed è l'esercizio dello sfumato. Molto spesso si sente parlare di queste famosissime note lunghe. Effettivamente le note lunghe a livello della qualità del suono qualcosa fanno, ma nella mia personale esperienza ho notato che le note lunghe non servono a niente se le fai così. In questo esempio ho volutamente esagerato, ma ti posso garantire che moltissime persone fanno le note lunghe così. In questo modo l'esercizio funziona sì e no ad un 30%, perché si rimane molto indietro sugli obiettivi come l'intonazione, il colore del suono e la centratura. Se invece riesci a tramutare quelle note lunghe lì in esercizi di sfumato, allora lì sì, davvero che fai la differenza. Le note sfumate sono una meraviglia per il suono, perché nello sfumare il suono facciamo lavorare l'aria e le cavità in maniera ottimizzata. All'inizio richiede una certa attenzione e costanza, ma i risultati sono garantiti e piuttosto rapidi. Più o meno 7 giorni. Vediamo adesso come procedere passo passo. Passo numero 1, prendi bene aria. Questa è una cosa molto importante. L'aria non è un fattore secondario quando si suona uno strumento a fiato, quindi il primo passo è sempre prendere bene aria. Passo numero 2, tenere d'occhio l'intonazione, perché nell'atto di suonare forte o piano ti sembrerà strano, ma l'intonazione cambia, tende o a crescere o a calare. Quindi tieni sempre vicino a te un intonatore che ti permetta di tenere d'occhio l'intonazione. Sfuma il più possibile fino ad arrivare quasi a 0 di volume. Ti faccio sentire come fare. In questo esempio ho pensato a 8 battiti totali, nei quali i primi 4 erano ad un volume mezzo forte e gli altri 4 erano tutti in decrescendo. Puoi suonare questi esercizi su tutta l'estensione dello strumento. Consiglio pratico: per non stancarti eccessivamente, ti consiglio di dividere le zone nel tuo strumento. Facciamo un esempio: parti dal si bemolle basso e arrivi al fa, quindi fai una quinta, fai si bemolle, si naturale, do, do diesis, eccetera. E il giorno dopo riparti dal fa e arrivi per esempio al do, fai sempre una quinta, quindi fai fa diesis, sol diesis, eccetera. Se tu dividi il tuo strumento in piccoli pezzettini di quinte, come questi, questo ti permetterà di non spaccarti a fare 30 minuti di note sfumate, che sono anche abbastanza impegnativi, ma facendolo ogni giorno farai tutta l'estensione dello strumento e in una settimana avrai tutte le tue note a posto. Prova questo esercizio e fammi sapere come va. E io intanto ti do appuntamento alla prossima pillola. Ciao ciao!